Ciao amici del bosco, oggi impariamo a fare il compostee. Cosa serve per fare il compostee? Serve un bidone nel quale metteremo compost e acqua, serve il compost e l'acqua e poi serve anche Luca Settanni, agronomo esperto che sa benissimo questa ricetta. Nella dispensa con le ricette per arricchire il suolo abbiamo anche quella del compostee e l'aveva preparata Luca. Il compostee è molto utile, per me in modo particolare perché lo utilizzo sia nell'orto per le mie piante ma anche nell'impianto acquaponico. Il compostee è sostanzialmente una sorta di biostimolante / fertilizzante liquido che possiamo autoprodurci partendo del compost maturo o dall'humus di lombrico maturo. È molto importante perché oltre a portare elementi nutritivi alle piante lo arricchisce in tutta quella, diciamo così, biodiversità utile, funzionale alle piante. Infatti il compostee o il compost in generale è ricchissimo di diversi microrganismi utili che aiutano le piante a stare bene. Utilizziamo il compostee negli impianti acquaponici in quanto appunto è un impianto in cui non avendo il suolo andiamo di una soluzione liquida. Però a prescindere dall'impianto acquaponico, dall'orto tradizionale, il compostee, a differenza del compost, diciamo, dà una fertilità più diretta, cioè fertilità prontamente disponibile per le piante. Ha un minore effetto rispetto al compost sulla struttura, quindi sulla fertilità fisica del terreno, però sulla fertilità chimica e biologica ha sicuramente un effetto maggiore e più veloce. Quindi anche nell'orto, quando vediamo una qualche carenza, possiamo intervenire con qualcosa di immediato, che siamo sicuri che verrà subito assorbito e quindi entrerà in circolo nelle nostre piante. Infatti spesso si utilizza, anche se si hanno dei sistemi di irrigazione a goccia, si utilizzano dei sistemi tipo il sistema Venturi che permette di iniettare direttamente il compostee nel sistema di irrigazione e poi con le gocce arriva a tutte le piante. Abbiamo detto che ci vuole un bidone, però è anche utile avere qualcosa che contiene il nostro compost, come un sacco di juta. Allora facciamo questo compostee, ci vuole un bidone come ho detto, eccolo qua, questo è da 50 litri e poi serve anche qualcosa che ci faccia da filtro. In questo caso abbiamo un sacco di juta, se abbiamo quantità minori possiamo usare anche dei calzini, comunque un tessuto che un po' come accade nella bustina del tè ci aiuta a trattenere qui la materia solida, giusto? Esatto, e poi il resto si scioglie nel liquido. Fare il compostee è un procedimento abbastanza semplice. I rapporti sono 1 a 5 tra compost e acqua, cioè 200 grammi di compost maturo per ogni litro d'acqua. In questo caso abbiamo circa 50 litri d'acqua, quindi avremo bisogno di circa 10 kg di compost. Prendiamo il compost maturo, lo inseriamo dentro il nostro filtro e lo richiudiamo, inseriamo acqua, possibilmente acqua declorata perché così diciamo, tutta l'attività batterica si attiva più velocemente e lo lasciamo in infusione per circa una settimana. Possibilmente dovremmo agitarlo o ossigenarlo di tanto in tanto. Se aumentiamo l'ossigenazione otteniamo un compost più fertile da un punto di vista di elementi nutritivi, però magari più carente dei composti, diciamo così, bioattivi che sono biostimolanti per le piante, non so, che aiutano magari a prevenire stress, eccetera. Quindi bisogna trovare quel giusto rapporto di ossigenazione, almeno una volta al giorno ti direi, prendi un bastone e dagli una smossa, una girata. Dobbiamo ricordarci di ossigenare l'acqua, quindi non basta l'acqua che entra dalla superficie del bidone, ma ogni tanto dobbiamo andare a girare. Se lo facciamo più volte al giorno è meglio. Ok, versiamo l'ultima parte di compost, mi dispiace solo perché c'è qualche animaletto ancora qua in mezzo, abbiamo cercato di salvarli il più possibile. Abbiamo messo il compost, abbiamo il sacco che ci fa da filtro, adesso aggiungiamo acqua, noi abbiamo quella di pozzo quindi non abbiamo problemi di cloro, 1 a 5 è il rapporto. Allora lo chiudiamo, così evitiamo insomma di sporcare troppo l'acqua col compost. In mezzo all'orto si trova di tutto, anche una stringa di scarpe, ottima, perfetta per chiudere il nostro filtro. Vado 3, 2, 1, andiamo a mettere in infusione il nostro compost. Il bidone si sta riempiendo, fino a dove arriviamo? Riempiamo quasi fino all'orlo. Sì. L'abbiamo messo in un posto all'ombra che rimane praticamente all'ombra tutto il giorno, così non si scalda troppo, non ha troppe escursioni termiche, i microrganismi vivono felici. Ricordatevi di riempirlo dopo aver scelto il luogo dove tenerlo, perché spostarlo piano è più difficile. Il compostee va girato almeno un paio di volte al giorno, altrimenti o si potrebbe girare con un bastone o basta prendere il filtro, insomma.
smuoverlo un po' su e giù, in modo tale che l'acqua si ossigeni, vengano rilasciati gli elementi nutritivi in acqua. Per una settimana il nostro compostee sarà pronto. Per utilizzarlo non si può utilizzare tal quale, perché diciamo che è troppo concentrato, va diluito almeno 1 a 10, quindi ogni litro di compostee su 9 litri d'acqua. È trascorsa una settimana, il compostee è pronto, è il momento di filtrarlo. Per non fare troppa fatica lo prendo con un secchiello e utilizzando una palla di juta lo faccio scendere in un secchio. Potete utilizzare anche un altro tessuto purché insomma appunto abbia quella giusta via di mezzo che faccia passare l'acqua rapidamente ma che trattenga impurità, cose che si possono trovare dentro un compost. Quando fate il compostee ricordatevi di rigirare tanto. Io ho girato ma non troppo spesso e un po' di cattivo odore lo sento. Insomma dovrebbe avere un odore non sgradevole. Lo vado a mettere nell'impianto acquaponico. Questo andrà ad integrare il lavoro dei pesci, la loro cacca. C'è bisogno di più nutrimento per tutte le piante che ho messo. Il tè di compost lo inseriamo nella vasca di ripescaggio dell'acqua, così gradualmente tornerà alla vasca da pesci per poi passare a nutrire le piante. Ecco qua dove sta arrivando il compostee che abbiamo inserito. Il restante compostee invece lo utilizzo direttamente sulle piante perché questo è di fatto un fertilizzante di pronta assunzione da parte delle radici. Non è un compost che andrà ad arricchire il suolo in maniera stabile, ma è un nutrimento capace di dare subito una sferzata alle piante. Il compostee si utilizza insieme all'acqua di irrigazione. Io utilizzo un innaffiatoio da 12 litri, quindi metterò poco più di 1 litro qua dentro, c'è già l'acqua, e poi vado ad annaffiare. Vado ad aggiungere 1 litro poco più di compost nel mio innaffiatoio con l'acqua. Lo vado a dare ai pomodori. Ora vado a recuperare il mio filtro del tè. Eccolo qua, ok, la balla di juta, ricordiamo, piena di compost. Ora è bella bagnata, quindi è anche pesante. Ah, non ce la faccio. Adesso il compost che sta dentro la balla lo vado a mettere comunque a terra, lo vado a mettere sotto qualche albero che ha bisogno di nutrimento. Il compost che ho usato per il tè lo vado a mettere a questo giovane pero, giovane perché è stato piantato pochissimi mesi fa e quindi sono sicura che non gli fa male un bel po' di materia organica. Sposto la pacciamatura che c'era, un bel po', lo posso forse dare anche a qualche altro albero. Vedete, ha una consistenza un po' melmosa, comunque un altro che terriccio bagnato, è stato una settimana in acqua. Allora, non al colletto, questa roba bagnata non al colletto della pianta, teniamo a distanza. Metto anche pacciamatura per proteggere proprio la materia, poi man mano l'acqua che cadrà andrà a far filtrare i nutrienti sotto. La pacciamatura non mi manca. E annaffiamo anche un po' il mio giovane pero, così i nutrienti arrivano subito alle radici. Spero che vi sia stato utile questo video sul compostee. Avete visto quante cose si possono fare con il compost, quindi compostate e distribuite in tutte le forme. Grazie, ci vediamo al prossimo, mettete mi piace, seguite il canale Telegram e Instagram. Ciao!